Ciao amici ed eccoci in un altro dei miei video consiglio. Nel video di oggi in particolare andiamo a vedere il passaggio del pollice. Se non sapete cos'è il passaggio del pollice o se comunque l'avete già sentito nominare in qualche maniera ma non avete ben capito cos'è, o anche se sapete cos'è, andiamo a vedere come si fa a fare il giro del pollice, quindi il passaggio del pollice, e a farlo nella maniera corretta soprattutto. Allora, partiamo dalle basi. Il passaggio del pollice serve per continuare una successione di note, ok? Quindi voi state suonando delle note in successione sulla tastiera, dovete continuare a suonarne anche oltre la quinta nota, quindi se avete la quinta nota sul mignolo, è chiaro che se dovete continuare con la successione non potete continuare girando la mano in maniera strana o in maniera poco ergonomica, perché vi ritrovereste, come in questo caso, cioè salta fuori una bella confusione della mano. Inoltre, se andiamo a fare canzoni piuttosto veloci, quindi in scala molto veloce, vi ritrovate davvero a non poterla mai fare a velocità elevate, perché la mano stessa farebbe fatica proprio per natura a girarsi in quella maniera strana. Quindi il passaggio del pollice è una cosa utilissima proprio per permettere una continuazione lineare della mano sulla scala che si sta facendo. Un esempio in particolare l'abbiamo visto proprio sull'ultima lezione pratica che ho fatto. La lezione pratica che andava a trattare le scale musicali. Se non avete visto il video, vi raccomanderei di andare a vederlo. Video importantissimo perché una volta che sappiamo cosa sono le scale e come si fa a farle, davvero ci si apre un mondo vastissimo, soprattutto suonando la fisarmonica o comunque il pianoforte. Ecco, proprio in quella lezione sulle scale abbiamo visto per la prima volta il passaggio del pollice e abbiamo dunque capito che è necessario questo passaggio se vogliamo riuscire a fare la scala, perché ad esempio nella scala di Do ci ritroviamo a dover fare 1, 2, 3, quindi pollice, indice, medio, per poi riprendere col pollice per poter arrivare col mignolo sul Do alto. Senza questo passaggio non ci possiamo arrivare in nessuna maniera ergonomica, diciamo. Allora, su quella lezione abbiamo studiato appunto la scala di Do e io approfitto proprio della scala di Do, che è comunque la scala più semplice perché va a vedere tutte le note bianche della tastiera, per mostrarvi come si fa a fare in maniera esauriente questo passaggio del pollice. Andiamo allora adesso a vedere più da vicino come si fa ad eseguire questa manovra. Ecco, allora in questa posizione dovremmo riuscire a vedere molto meglio tutti i tasti della tastiera della fisarmonica. Allora, riprendendo la scala di Do, vediamo che per fare il passaggio del pollice dobbiamo fare questo movimento. Vedete che io con la mano sto assolutamente fermo, quindi il passaggio del pollice prima cosa non si sente né a livello acustico né si riesce molto a notare a livello visivo. È chiaro che le prime volte non sarà facile e spontaneo muovere il pollice in questa maniera, perché il pollice proprio va a nascondersi dietro le altre dita. Facendo questo movimento noi non dobbiamo assolutamente muovere né il polso né le altre dita, sarà solo sufficiente, una volta fatto questo movimento del pollice, e tornare in posizione con le altre dita, sfruttando la flessibilità del nostro pollice. All'andata, quindi salendo da Do basso a Do medio, abbiamo anche il vantaggio che una volta fatto la diteggiatura 1, 2, 3, mentre suoniamo il 2, possiamo già cominciare a preparare il pollice a fare il movimento, quindi a nascondersi pian pianino dietro al dito medio. Vedete che quando sto facendo già la nota del Mi con il dito medio, il pollice è già pronto sul Fa, quindi non mi trovo a fare così. Perché così vedete che il pollice rimane sul Do
fino alla fine, e quindi qui è molto più difficile posizionarlo velocemente sul Fa. Se invece lo accompagniamo man mano, faremo molta ma molta meno fatica a fare questo movimento. Ecco, la stessa cosa però non vale per il ritorno, purtroppo, perché al ritorno ci troviamo ad avere questa diteggiatura. Quindi vedete che il movimento, invece che essere un passaggio del pollice, tra virgolette, è più un passaggio del medio al ritorno. Perché vedete che con il medio devo, in tempi brevi, riuscire a scavalcare il pollice. Però badate bene che il movimento, anche se sembra del medio, è sempre del pollice, perché io tenendo il pollice fermo, tenendolo fermo, faccio questo movimento, quindi di flessione sempre del pollice. Il pollice va a nascondersi dietro le altre dita e col dito medio vado a suonare il Mi. Ecco, adesso la stessa cosa si può fare continuando anche sull'ottava sopra. Alt. Allora, qui vediamo subito che arriviamo fino al quarto dito, quindi il pollice deve fare più strada per arrivare al Do medio. Qui a maggior ragione bisogna sfruttare il trucchetto che ho spiegato prima di accompagnare il pollice man mano che si fanno le note. Quindi ci troviamo qui. Vedete che intanto il pollice parte. Abbiamo ben 3 dita di tempo per, tra virgolette, 3 dita di tempo per fare il tragitto col pollice, per arrivare al Do alto. Poi dal Do alto al Do, quello altissimo, sarà la stessa identica cosa, quindi non cambierà assolutamente niente, perché sempre sul Do ci troviamo, dobbiamo fare Do, Re, Mi, di nuovo il passaggio del pollice, poi dovremo tornare indietro, però a questo punto sarà un gioco da ragazzi, perché è la stessa cosa su 2 ottave o su un'ottava, non cambia assolutamente niente. Flessione del pollice, andiamo col medio. Qui abbiamo la flessione però con l'anulare, quindi questo è il passaggio più difficile in assoluto di tutta la scala. Andiamo a flettere fino a usare l'anulare per fare il Si. E a questo punto abbiamo terminato la scala, quindi mi raccomando, con il passaggio del pollice non fate cose strane tipo questa. Vedete il polso come si muove? Questa rigidità vi porta davvero a fare le cose fatte male, perché andate a muovere davvero un sacco di volte il polso. Invece dovete cercare di fare sempre di più in modo, anche un po' con l'esperienza, di muovere il polso meno possibile, di muovere solo e solamente il pollice. Poi è chiaro che in scale diverse dal Do potete fare qualsiasi combinazione, anche il passaggio del pollice con solo le prime 2 dita. Quindi la scala del Do era solo un esempio, però il movimento del pollice deve essere esattamente questo. Bene, allora questo era tutto ciò che c'era da sapere sul passaggio del pollice. Ci tenevo in modo particolare a fare questo video proprio perché, avendo appena affrontato nelle lezioni pratiche le scale per la primissima volta, ci tenevo appunto che chi si cimentasse per la prima volta nel fare le scale almeno facesse il movimento giusto e corretto del passaggio del pollice senza avere nessun tipo di problema. A questo punto il video consiglio è finito, ci vedremo per altri video consigli futuri e ovviamente ci vedremo nelle solite lezioni pratiche. Allora io vi mando un saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!